Eccoci qui, oggi per le nostre interviste possibili abbiamo Luca De Angelis, carissimo amico, imprenditore, scrittore, giornalista o viceversa, giornalista, scrittore e imprenditore, che è il primo italiano che è arrivato in Lituania subito dopo la liberazione. Luca, ciao e benvenuto, grazie per aver accettato di fare questa intervista con noi. Raccontaci un po' di te, raccontaci un po' chi sei tu e come sei capitato in Lituania. Se non sbaglio, tu sei capitato in Lituania nel 1992? Raccontaci. Sì, tanto un caro saluto a te e a chi ci ascolta. Sì, è vero Fabio, sono arrivato qui proprio 29 anni fa, esattamente in questo mese, quello in cui stiamo effettuando la lezione, che è marzo, 13-14 di marzo, e mi fermai per una settimana. E, insomma, fu un impatto molto interessante dal punto di vista culturale, perché chiaramente venivi in un mondo che era completamente diverso da quello che noi avevamo sotto gli occhi tutti i giorni nella cosiddetta Europa occidentale, nel mondo occidentale. Certo. Per i giovani che magari sentissero questa intervista, aveva spiegato che l'Europa era divisa in due, come disse Winston Churchill, da una cortina di ferro che dal Baltico arrivava sino al confine italiano, a Trieste, e nella parte orientale d'Europa c'era tutto un altro tipo di vita in cui lo Stato era il Moloch che fagocitava la vita personale di ciascuno. Quindi arrivare qui, dopo aver già girato in Russia, in Ucraina e precedentemente anche nell'allora Cecoslovacchia, fu un'ulteriore convinzione del fatto che tutto sommato, se avevamo vinto questa guerra ideologica, era un bene anche per costoro che stavano entrando in un nuovo mondo. E fu veramente molto sorprendente. Quindi tu ormai sono praticamente, facendo due calcoli, 29 anni. 29. Ok. Ma un aneddoto che tu ricordi piacevolmente di quel periodo, magari una cosa che ti ha colpito, può essere una cosa molto seria, una cosa ridicola, un qualcosa di particolare. Naturalmente gli aneddoti sono a centinaia, difficile. Allora, la prima cosa che mi colpì quando arrivai fu tutto sommato la grandissima disponibilità della gente. Ricordo che a un certo momento stavamo percorrendo l'autostrada, che già allora esisteva, tra Vilnius e Klaipėda, e ci fermammo giusto per sgranchirci le gambe, siccome l'auto messa a disposizione al momento era una semplice Lada, e si fermarono in 3 auto chiedendoci se per caso avevamo bisogno di qualche cosa. Un fatto che mi lasciò veramente stupito. Poi gli spiegarono effettivamente che quando ci si fermava era sempre per un problema alla macchina, e quindi questo esempio di solidarietà mi fece capire che tutto sommato i legami personali erano comunque forti all'interno di un paese, di un'economia collettivizzata come quella del passato regime. Un altro, momento sempre relativo al primo anno, al 1992, è sicuramente quello di fine giugno di quell'anno, quando invitai i miei collaboratori che trovai sulla mia strada e che scelsi per avviare l'impresa che aprì e che durò una decina d'anni con buon profitto, e li invitai all'allora unico ristorante aperto privato che si chiamava Stikli, che coloro che sono venuti in Lituania hanno sicuramente conosciuto. Adesso è anche un albergo da anni, ed è il primo ristorante dell'epoca della perestroika, ovvero il primo ristorante di tutta l'Unione Sovietica ad aver aperto come privato, quindi è storica la sua importanza. Ebbene, mi ricordo che andai a quel pranzo che avevo, voluto per ringraziare tutte le persone, una decina che mi avevano aiutato a partire con l'iniziativa, con una grande borsa del supermercato che però avevo portato dall'Italia perché ancora non esistevano qui, e piena di rubli russi, in quanto l'inflazione era oltre il 1000% in quel periodo, e il conto stratosferico che dovetti pagare per il pranzo fu di circa 3 milioni di rubli. In realtà furono $20 per tutte e 10 le persone, ma si mangiò in maniera assolutamente squisita.
Quindi, tanto per farti capire quello che era in quel momento la Certo. transizione da un sistema all'altro. All'altro. Quindi una cosa interessante, tu arrivasti quindi con una borsa piena di, di soldi, chissà Sì, l'effetto, insomma. cash, diciamo. Va detto Certo. che qui io ho visto addirittura 4 passaggi monetari, perché dal Ah, rublo sovietico, subito nell'autunno del 92 furono istituiti i cosiddetti talonei, ovvero mhm. praticamente come gli stessi lituani hanno definito, dei soldi del Monopoli, che servirono come Ah, moneta di transizione, durò un paio d'anni, verso il litas, che fu la terza moneta che io vidi, la terza valuta lituana, la prima nazionale, che venne restaurata dopo il periodo ho prebellico. capito, ho E capito. successivamente ho visto anche il passaggio all'euro. Oh. Probabilmente il passaggio all'euro è stato il più spiacevole di tutti. Ho capito. Beh, il passaggio all'euro ha causato in tantissime società una grande esplosione dell'inflazione, un aumento dei prezzi spropositato e quindi certo anche in Lituania è successa la stessa cosa. Ecco, una domanda che chiaramente fanno tutti, la fanno anche a me che ormai sono anche io qui in Lituania da tanti anni. Perché hai deciso di rimanere in Lituania a vivere e non tornare in Italia? Soprattutto tu che sei arrivato a quell'epoca, quando c'era pochissime cose. Beh, allora, diciamo che intanto vado un attimo velocemente sulla storia personale, avevo ricevuto una grossa delusione lavorativa in Italia, legata anche al mondo della politica e della stessa Tangentopoli che scoppiò Mm, proprio in quel periodo e quindi decisi di prendermi, come dire, una sorta di vacanza da quel paese di matti. Una vacanza che naturalmente era però ambientata nel Far West, perché parliamoci chiaro, chi oggi ascolta queste mie parole non può rendersi conto di quanto fosse Far West la Lituania e Vilnius di quell'epoca. Non un Far West nel senso che si sparava per le strade, anche se in alcune città come Kaunas e Panevėžys questo diciamo accadeva con una certa frequenza, soprattutto grandi esplosioni in tutto il paese. C'era ok, una forte ondata di mafia sulla, diciamo, falsariga di quello che succedeva in Russia soprattutto e in Ucraina. Cosa che poi con la fine degli anni 90 venne tendenzialmente messa a tacere e fu praticamente eliminata. E quindi decisi di rimanere anche perché ebbi subito delle opportunità di lavoro, di impiantare un'azienda con l'aiuto di un partner italiano e mi piaceva essere tra i primi a portare, non tanto il verbo capitalista perché non è certo quello che fa parte del mio credo, quanto un nuovo modo di vivere, di valutare le cose, di vedere le situazioni. Quindi in pratica rimasi per queste motivazioni personali, diciamo, ma soprattutto lo spirito di avventura, perché certo. nel 92, ripeto, qui era assolutamente un altro mondo. E poi soprattutto anche il fatto di essere padroni di se stessi, nel senso che se uno fa l'imprenditore, come ben sappiamo, magari in un Far West, però è ancora più bello riuscire ad avere e impiantare una società per conto proprio e soprattutto poi se in una società come la Lituania che si stava sviluppando, chissà che bello, le soddisfazioni non mancavano sicuramente. Sì, sì, non mancavano le soddisfazioni. Ti ricordo che io avevo già comunque delle attività anche personali in Italia, quindi non ero nuovo a Certo, questo coinvolgimento, ma certo qui era proprio inculcare una visione diversa. Ricordo ad esempio, e questo per gli italiani suona come una dannazione storica, che la mia ragioniera dell'epoca diceva ma io devo pagare le tasse perché devo fare l'interesse dello Stato e io continuavo a dire ma chi ti paga lo stipendio? Io o lo Stato? E allora cerchiamo di pagare le tasse nel modo giusto e corretto ma mettendo dentro anche delle spese. Ah sì sì, ogni mese dovevamo litigare. Poi lei si metteva lì il suo abaco, attenzione l'abaco,
blocco e computava quello che era, me le faceva vedere, dicevo rifai tutto perché così è troppo, e andava avanti ogni mese finché o non lo capì o venne licenziato, insomma. E nel frattempo presi un'altra persona che aveva già compreso che era arrivato un mondo diverso dal precedente. Diverso, certo, certo. Senti, altra domanda. Sono passati un sacco di anni, quindi quasi 30 anni. Cosa è cambiato di più della Lituania da allora? È cambiata la geografia umana intanto, perché io arrivai che la popolazione era di 3 milioni e 7, oggi Oh, siamo a 2 milioni e 8, vuol dire che nel giro di 30 anni se ne sono andate circa 900.000 persone. Certo, alcuni erano russi che sono rientrati nelle loro case, tra cui moltissimi militari che con l'estate del 1993 se ne andarono tra il giubilo della gente lituana che certo. non li sopportava più, e però molti sono stati anche i migranti che soprattutto con l'apertura, con l'entrata nell'Unione Europea, hanno lasciato la Lituania in cerca di una nuova terra, una nuova occupazione dove potessero guadagnare di più. Cosa che però sta per cambiare, da quello che si legge e si vede, c'è un esodo continuo dalle terre di migrazione verso il paese natio, in quanto la Lituania adesso è ben Certo. diversa rispetto all'economia lituana, è molto più forte e meglio distribuita rispetto a quello che era un tempo. Poi, se vogliamo prendere così una fotografia, una visione, pensiamo alla Constitutio Prospectus di Vilnius, quella che Mhm. oggi vediamo orlata di grattacieli e Sì. di grandi costruzioni anche avveniristiche. All'epoca era, soprattutto diciamo nella parte lontana dal fiume, verso l'interno, era un pratone desolato. C'era soltanto il cosiddetto monolitas, l'unico grattacielo esistente all'epoca, e tutto il resto era veramente una via di una cittadina di provincia del Midwest americano, insomma. Ho capito, ho capito. Quindi l'unico grattacielo, correggimi se sbaglio, era il famoso hotel, giusto? Che c'è ancora? Sì, c'era il Sì. Lietuva che però dava sul fiume, no? Sul Adesso fiume, sì, sì. all'epoca si chiamava Lietuva, oggi È Radisson. poca Sì. pena. E poi all'interno, su quella che poi è diventata il viale, è diventato il viale, c'era questo monolitas. Tra l'altro leggo in questi giorni che finalmente verrà rinnovato completamente nel suo Ah, è esterno. quello, ho capito, Esatto. ho letto anch'io la news, sì, sì. Diventerà insomma concorrenziale rispetto agli altri grattacieli che sono sorti vicino Ecco. a loro medesimi. Ecco, e invece cosa è cambiato di meno rispetto al 1992? Allora, viene da dire la mentalità della parte maschile della popolazione, che è ancora molto conservativa, a volte veramente gretta e Mhm. senza alcun slancio culturale, e soprattutto sempre è legata a quello che è lo sport nazionale, ovvero l'alzo della pinta di birra, e quindi a tutto il problema dell'alcolismo, che comunque è, secondo il mio modesto parere, il problema principale sociale di questo paese, da cui poi derivano anche emarginazione e povertà, che, ripeto, comunque negli ultimi anni è stata notevolmente contenuta e combattuta. Un'altra domanda che secondo me va fatta perché tutti coloro che lasciano l'Italia poi ad un certo punto o hanno nostalgia o tornano. La mia domanda è questa, cioè rifaresti la scelta che hai fatto e se sì la faresti in maniera diversa? Dici oggi? Sì, cioè se tu oggi tornassi indietro e avessi la macchina del tempo e tornassi indietro e ti trovassi 2 giorni prima di partire, ripartiresti e soprattutto quando arrivi qui faresti le stesse cose che hai fatto prima e che cosa cambieresti eventualmente? Beh, in linea di massima sì, rifarei tutto quello che ho fatto, non c'è nulla di cui pentirsi, se non poi delle scelte successive che sono state fatte, ma quello dipende dal mio carattere, dalle mie scelte personali. Come scelta di Certo. location, sì, sicuramente, anche perché abbiamo visto che ormai le grandi riviste internazionali danno Vilnius come una delle città più trend dei prossimi 20 anni. Quindi mi trovo assolutamente contrario a dove ora mi ritrovo.
perché anche solo il fatto di avere connessione internet efficientissima, rispetto anche alla mia Milano, che a volte lascia tirare sotto questo aspetto, è già un bel vantaggio, visto che ormai con internet, soprattutto con il Certo, periodo che stiamo vivendo, si fa tutto. Quindi certo, certo. no, non rifarei esattamente quello che ho fatto come scelta. Naturalmente, poi vabbè, ci sono altri step che ho fatto qui che magari andrebbero rivisitati, ma non penso che Vabbè, interessi a chi ci segue. anche io, se a me chiedessero la stessa domanda, chiaramente, io addirittura arriverei prima. Cioè, io sono arrivato qui 12 anni fa, ti posso dire che col senno di poi, non dico che arriverei alla stessa dal 92, ma perché nel 92 ero un pochino troppo giovane forse, ma comunque arriverei almeno 4-5 anni prima, sicuramente. Sì, 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 perché ho visto anche io un sacco di cambiamenti. La più grande fatica che hai fatto nell'ambientarti a livello personale? A livello personale all'inizio fu probabilmente il cibo, non perché Mm. il cibo lituano fosse, diciamo, scadente o cattivo, anzi lo apprezzai sin da subito, tranne gli zeppelini. Perché? Per il semplice motivo che all'epoca qui l'olio che veniva usato era quello che qui in Italia chiamiamo olio Fiat per i motori, piuttosto che e quindi lo Zeppelin di per sé ti sfondava lo stomaco Capito. e rimaneva pesante sul fondo. Indigesto. Indigesto. Adesso con l'introduzione di oli a cui noi stessi siamo abituati, ecco, tutto questo è cambiato, ma ricordo ancora con grande commozione il momento in cui vidi nel settembre dello stesso anno, del 1992, le prime bottiglie di Coca-Cola, per carità, una porcheria sotto certi aspetti, che apparvero in un supermercato periferico della città e fu una gioia come per dire, bene, l'Occidente è veramente arrivato. Certo, Anche certo. che venivamo da un momento un po' difficile, poco prima c'erano state diciamo, le prime elezioni libere di un paese libero e avevano rivinto, diciamo, gli ex comunisti, che avevano Certo. portato allo sconcerto buona Un po' parte dei certo, certo, e certo. quindi anch'io ero abbastanza dubbioso, ma l'esistenza della Coca-Cola mi disse no, no, ma sto andando sulla strada Basta. giusta. Basta, ormai è fatta, ormai è fatta. E Poi suppongo che appena dopo arrivò McDonald's, una roba del genere. no, se non sbaglio, McDonald's arrivò nel 97-98. Ah, addirittura, Sì, addirittura. molto più avanti. Sì, sì, molto più Comunque, avanti. vabbè, dopo la Coca-Cola arrivano tutti, voglio dire, cioè non c'è Già problema. vuol dire che il paese ha un futuro. Apri pista, bene, bene, bene. L'ultima domanda, e poi ti lascio andare perché è stata una bellissima conversazione, sono stato molto contento di averla fatta, mi è piaciuto molto perché avere dettagli da chi c'era è sempre una grande cosa. Insomma. Poi magari avremo tempo di, se ai nostri ascoltatori piacerà questa intervista, ne faremo un'altra magari nel futuro, anzi io sono sempre per approfondire le cose che piacciono. Un consiglio per chi vuole trasferirsi oggi non solo all'estero, ma in Lituania. Ma, allora, intanto cercare l'integrazione molto velocemente, quindi chiaramente bisogna essere in grado di parlare almeno un inglese decente e poi applicarsi a capire, a carpire quello che è il linguaggio nazionale, ovvero il lituano. Certo, chi sa il russo può, come dire, utilizzarlo come stampella, ma se vuole assolutamente integrarsi deve imparare pian piano anche il lituano, insieme all'inglese che ormai nelle città viene parlato soprattutto dai giovani, ma c'è una fascia comunque, diciamo, dai 45-50 anni in su che mastica poco ancora l'inglese, a meno che non abbia poi preso a viaggiare e gioco forza, quindi sia in grado di parlarlo. Cosa posso dirti d'altro? Adesso la Lituania offre molte possibilità di lavoro. Prima della pandemia, ricorderai, c'era più offerta di lavoro di una risposta da parte Del mercato, sì. mercato e quindi si era iniziato ad importare un sacco di lavoratori dall'Ucraina e dalla Bielorussia che
sono le nazioni vicine, tutto sommato, che certo, compartano la storia lituana per buona parte della loro esistenza, anche se sono di matrice slava. Ricordiamolo, i lituani sono di matrice detta baltica, insieme alle altre due nazioni, la Lettonia e l'Estonia, e sottolineiamo anche che sono tre linguaggi molto diversi. Un lettone e un lituano possono anche intendersi, diciamo sulla stregua di un italiano e un portoghese, mentre invece un lituano e un estone non si intendono, perché sono due modi completamente diversi, quindi ecco che l'inglese ha ormai sostituito la lingua universale dell'epoca che era. Quindi tutto sommato venite con cuore e mente aperta, sarete ben accolti, non aspettatevi sorrisi, pacche sulle spalle, ma molta serietà e molto calore privato nel momento in cui poi approfondirete le vostre conoscenze con le persone che vi stanno attorno. Tu, Luca, mi sembra che parli 4-5 lingue, giusto? Ne aggiungo una in più, sono 6. Sono 6, ecco, io lo sapevo perché allora io conosco Luca da anni, Luca parla perfettamente ovviamente il lituano, che ricordo è una delle lingue più difficili al mondo, ok? Perché bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare, parla ovviamente italiano, inglese, russo, francese, e spagnolo. Sì, poi mi parlo anche un po' di portoghese, ma ecco, quindi sì, ma io posso anche testimoniare che, conoscendo Luca, che non è solo lo metto sul curriculum per dire che so queste lingue, ma lui le parla veramente tutte queste lingue, cioè il lituano fluentemente, il russo molto bene, ovviamente l'italiano madrelingua, l'inglese assolutamente molto bene, quindi tanto di cappello. Ecco, forse anche la chiave del successo è proprio questa, sapersi integrare con le lingue. Il mio lituano fa schifo, però io mi butto, nel senso che sono uno che cerca comunque di buttarsi, non pensare di essere perfetti e di aver paura. Ti dicono ne supratò, tu provi a spiegarti in altro modo, qualche gesto può anche essere compreso. Esatto. E quindi non c'è bisogno di aver paura. Non c'è bisogno. Se arrivi con un bagaglio di inglese decente, non alla Matteo Renzi, diciamo così, questo excursus, ecco che sei sicuramente comprensibile, capibile e ti può integrare. Molto bene. Grazie Luca per la bellissima intervista, io sono molto contento, spero che anche a tutti i nostri visitatori e ascoltatori online la cosa sia piaciuta e piacerà. Vi ricordo di seguire il mio canale su YouTube, fare subscribe, www.fabiosologusto.com, e se volete altre interviste a Luca sulla Lituania o altre cose, scrivetelo nei commenti o mandatemi un messaggio privato e io sicuramente sarò in grado di soddisfare le vostre richieste. Grazie a tutti. Grazie Fabio, iscrivete tutti il suo canale, è molto interessante e io ringrazio per l'ascolto e sono a vostra disposizione. A presto Fabio. Grazie, ciao Luca, ciao.